Qua! Buongiorno a tutti ragazzi. Dunque, io devo confessarvi una cosa. Ho fatto un casino. Ho registrato la puntata, questa qui in pratica che adesso andremo a vedere. E nel modo diciamo di poi editare il video mi sono accorto che non c'era l'audio del gioco. Si sentiva solo la mia voce da babbeo, ma non c'era l'audio del gioco. E quindi ho dovuto riprendere un salvataggio, per fortuna non proprio dall'inizio, ho dovuto riprendere ma quasi. Ho ucciso un po' di mobetti in più e quindi eccoci di nuovo qui. E allora continuiamo. Mi è sembrato giusto dirvelo, anche perché si vedevano i 1000 punti in più. Qualcuno poteva dire ma che cazzo è successo? Bene ragazzi. Scopriamo la ragione per cui il giovane terrorizzato si nasconde nelle fogne e vediamo di riattivare la quest principale che, come potete ben vedere, momentaneamente sembra che non ci sia più nulla. Andiamo. Ecco. Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Sì, ragazzi, preparatevi, questa puntata sarà eccezionale, eccezionale. 29 Pretty Orchard Street. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Questo alla spilla di nostra madre. Individua l'appartamento dell'uomo all'interno del quartiere. Perlustra l'appartamento. Questo ragazzi ci ha salutato. Vediamo se questi sanno qualcosa. You again? What do you want? Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask me. Ecco. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Grazie. Sei stata di grande aiuto. Glad to see you again, Mr. Reid. Did you see what happened? No. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Ok. Goodbye, Miss Paxton. Goodbye, Miss Paxton. Tu. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reid, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? Ma veramente se mi dici che cazzo è successo? Did you see what happened to him? Actually, yes. Bene. He was thrown from the roof like a vulgar log. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Ok. Ciao caro. Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. Ok. Ciao ragazzi, andiamo. Ok, qui in questa zona potremmo indagare al volo e scoprire che è successo al ragazzo perché si nasconde terrorizzato nelle fogne. Attenzione. Buongiorno. Good evening. I'm Dr. Reid.
Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. No offense. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. E beh, Show me what you have to offer then, Mr. Nightingale. allora, le fazioni di vampiri e gli scallo. Una pagina probabilmente rubata da una specie di manuale o guida. Bah, compriamolo. Mi sa che abbiamo buttato 50 scellini. Campione di sangue rapido, 100 scellini. Ma anche no. Parti di grilletto. Prendiamo un po' di potenziamenti, ragazzi. 35, impugnatura normale. Ne prendiamo giusto 2. E di questi 3, 6, 9. Non ce la facciamo. Ce la facciamo. Parti di grilletto. Sentite, io le prendo. Dobbiamo potenziare le armi. Dobbiamo potenziare le armi e dovremmo pure dare dei punti, però vedete abbiamo un piccolo problema, perché se facciamo passare un'altra notte, ecco, questo vabbè stanco, non c'è problema, una stellina, raffreddore, stanchezza. Passando le notti queste malattie, abbiamo detto, vanno peggiorando, diventando, nel caso del raffreddore diventa bronchite, poi polmonite e poi muoiono, e questo non va bene. Eccolo lì, per esempio, Darius Petrescu, vi ricordate? L'amico di Dorothy Crane, alla polmonite, 3 pallini gialli, 3 soli, chiamiamoli come vogliamo, e poi ci muore. Quindi prima di fare passare un'altra notte dovremmo andare a curare questi disgraziati. La vedova Shao Shun è rimasta al cimitero. Un po' di cose da fare, ragazzi, prima di dare i punti. Continuiamo a investigare qua. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reid. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? Jack. I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? Te l'ho detto adesso. Allora, al solito facciamo un giretto rapido. Vediamo cosa c'è di bello. Tartrato, pergamontato. Bene, bene, bene. Qua. Qua. It's locked. Perfetto. Documenti, qualcosa per noi, scellini, eccoli. Ok. Enid, cara. So, Dr. Tippett, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reid. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Che simpatica questa. Vediamo se sta male tanto prima. Mal di testa. Curiamola. Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. Dottor Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. Niente, lei è convinta e la lasciamo convinta. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. You're welcome. Allora. Nessun indizio, perfetto. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that
It's you, Dr. Tippets. Perfetto. What can you tell me about this part of town? Oh, no. I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Scusa. Bene. Goodbye, Miss Gillingham. Ciao, miss. Ti saluto. Ah, eccolo, Rodney. Ho appena saputo quello che è successo stanotte. Sono corso a casa tua, ma te ne eri già andato, quindi ti scrivo questa nota. È vero che l'hai ucciso? Non riesco a crederci. Cosa è successo? Ho davvero bisogno di parlarti adesso. Per favore, trovi un modo di contattarmi quando riceverai questo messaggio. Dato che so quanto puoi essere prudente e per dimostrarti che questa non è una trappola, useremo un codice quando ci incontreremo. Fischierò il mio nome, Jack, in codice Morse, e tu fischierai il tuo, va bene? In questo modo saprai che sono davvero io. Per ora è un bene che ti stai nascondendo. I Wet Boot Boys hanno invaso ogni angolo del quartiere e dichiarano che puniranno l'uomo che ha ucciso uno dei loro. Ai ai ai, Rodney caro, chiunque lui sia, si è messo in un casino. Sono sicuro che riusciremo a trovare un accordo per sistemare tutto una volta che le acque si saranno calmate. Attenzione, eccolo! Abbiamo trovato l'indizio sul ragazzo che si nascondeva nelle fogne. Ok, questo bene. Se sono carte, non ce ne frega niente. Riparliamo con lui che Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reid. prima non abbiamo fatto le domande, ragazzo. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. L'abbiamo notato. Cazzo, abbiamo sbloccato un indizio. E anche su di lui. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack, rumor has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Sì, abbiamo trovato la lettera. Lo provochiamo un po', ragazzo. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. Infatti. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Giusto, giusto. Ecco. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. Heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the best course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Giusto. Bravo. Qua niente di nuovo. Qua abbiamo fatto adesso. Gli affari li abbiamo conclusi. Ciao. Goodbye. Caro. Goodbye. Bene. Ragazzi, ritorniamo all'istante da Rodney. Ed eccoci qua. Caro. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. L'hai ucciso a parole? Abbiamo discusso ed è morto. Non puoi rimanere qui per sempre, non ucciderebbe qualcuno a sangue freddo, è un codardo smidollato. Non restare qua, caro. Whatever you've done, you can't spend the rest of your life hiding here. I just wanted to teach him a lesson. Not kill him. I'm not responsible for a murder if I didn't want to commit it. It was an accident. Believe me, Rodney, you won't survive here long.
No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Me lo ricorderò. Alla grande. Ottimo. Indagine riuscita. Bene. Perfetto. Ci rivediamo al porto allora, Rodney. Ok? Vado. Ritorniamo in superficie, ragazzi. Rieccoci. Dunque. Manifesto contro i vampiri. Già indagine aggiornata. Ah, sì, era la missione secondaria di Throgmorton, o come si chiama, quel disgraziato lì, che ci chiedeva di appendere i manifesti. La mettiamo in cantiere, poi la faremo. Andiamo. Quindi il punto non lo possiamo dare perché ci muore Darius o qualcosa di simile. Qua a che livello siamo? 19. Ai 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 ai. Ragazzi, non andiamo benissimo, 19, ancora si può fare. Speriamo che sono così tutti. Minchia. Livello 20. E allora? Cazzo, sempre ci casco, sempre. No, non sprecare munizioni, disgraziato. Vieni qua. Vedete qui? Lo so. Dovevo potenziarli. Lo faremo al volo. Lo faremo al volo, lo faremo. Ah, già siamo morti. Tipo. Attenzione. Allora. Questo è per te. Questo ti piacerà. Ti piace. Disgraziato, vieni qua. Allora. Non indietreggiare. Ma smettila. Dammi un colpetto. Dammelo sto colpetticello. Dici tu me l'hai dato, vabbè. Vai, di nuovo. Ho capito. Ti stuzzico. Ma ragazzi, livello 21, ma avete visto quando sono soli sono come dei bambini. Sono come dei bambini. L'energia. Ah! Come dei bambini sono. Ok, impugnatura normale e tutte le cose. Beh, però sto pensando, non possiamo dare il punto perché ci muore qualcuno, ma possiamo potenziarci un attimino. La casa è qua. Ci potenziamo al volo, ragazzi. Almeno le armi. Ok. Almeno le armi. Analizza per vedere i progetti. Ecco, siero rigenerante di livello 2, 8 di tartrato. Io uno lo faccio, almeno uno, ne abbiamo 4 di questi. Ok, passiamo alle armi, signori. Allora, la lupara, subito. 16 parti per grilletto, sì, avete visto, avevo ricominciato ma non avevo potenziato nulla, mi sono dato una smossa. Addirittura. Allora, calma. 200 di danno, diminuisce il tempo di ricarica del 25%. Sapete che vi dico? A me piace il danno, quindi vediamo il danno. 6, 13, 4, 6, le molle. Aspetta, allora facciamo pure la pistola. Questa di qua di livello 2 fa meno danni di questa a livello 1, quindi io... sì. È in grado di sparare 3 colpi di fila. Ah, per quello. Ma io me ne frego dei 3 colpi di fila. Ce ne freghiamo? Interessante. Rimaniamo sul revolver. Il caro revolver non ci delude mai. Ok. E mi aumenti pure il danno inflitto, come sempre.
ricarica non è male, va bene. Yes, 6, 10. No, allora noi facciamo la lupara. La lupara la possiamo fare? Sì, ottimo. Lupara di livello 3. Mamma mia. Diminuiamo il tempo di ricarica o aumentiamo ulteriormente il danno? Sì. Perfetto. Dunque, vediamo se possiamo potenziare il seghetto. Una lamiera di piombo. Mannaggia. Ok. La falce. Questa qui fa stordimento, questa mazza. E questa parata. Ma a me piace la parata, ragazzi. Cioè, la parata mi piace proprio. Sì. Sì. Attenzione. Falce buona. Ok. Aumenta il danno inflitto e assorbiamo sangue quando colpisce. Sangue, ragazzi. Sangue e potenza. 1 e 1, va bene. Alla grande. 3 parti per impugnatura buona per passare a livello 4 e 5 barre di piombo. Va bene. Il paletto. No. Sì. Eccolo. Aggiungiamo 3 punti di stordimento. La paura. E potenziamo ancora il paletto. Diminuisce il consumo di energia del 10%. Bello. Ok. Coraggio, che va meglio. Andiamo. Chi è che vuole? Livello 20. No. Andiamo. Ah. Proiettili. Qua non ce ne frega niente. Andiamo. Brutta gente. Boom! No! Disgraziato. La papà. Non fare così, Minchia, livello 22 non mi ero manco accorto. Mannaggia lui, dov'è l'altro bastardo? Io odio gli arcieri. Questa cosa mi sa che me l'avevo già detta un paio di milioni di volte. Odio gli arcieri. In ogni gioco io odio gli arcieri. Sono vigliacchi. Cosa c'è qui? Il ragazzo ci ha lasciato 10 frammenti di alluminio e 10 polveri di alluminio. Bello. Una cassa. Uno scellino. Minchia. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Maronna. There's been a fight here. Mi piace questa parte investigativa, ragazzi. Mi piace. Che cazzo? This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Grazie. Oh, un pianoforte. Suona? No, non suona.
che c'è. Ecco. Olio essenziale di garofano. Salve. Che mostro, cosa, niente? Ottimo. Where does this blood trail lead? Già. Stay away! Sto away? Te lo lancio? Speak English, do ya? No, io parlo italiano. It's on to us! E vabbè, io ci parlo ogni volta. Poi capirò che non devo sprecare. Maledetto. Che non devo sprecare. No. Ti guardo, arciere mio. Ti guardo. Ti guardo. Ah! Mica quanto danno ci fanno, ragazzi. Disgraziato. Ok. Va tutto bene, va tutto. Resiste da ombra, lui no però. Ecco. Dai Benny. Certo. No, levati dai cazzi. Guardate così, ragazzi. Non cominciamo così, vi prego. Qualcuno che viene qua. Sì. Vieni qua. Vieni. No, raga, non cominciamo così, vi prego. Non cominciamo così. Blood Leech. Sei un maledetto. Te l'ho detto, vero che arriva qualcuno che venga qua. Guarda, mi hai convinto. Veramente. Mi hai proprio convinto. Cioè, ti dedico un potere tutto per te. Allora. No. Male, andiamo male, vieni qua. Oh, l'ho fatta. Vieni qua, vieni. No, non fare così. Ma che cazzo? Segui le tracce di sangue, ci siamo. Dunque, stato del cadavere. Iniziamo. Her shoes and clothes are quite worn out. Only a golden watch in her pockets. Ma che lascia? Prendi tutto. Orologio bellissimo. Dettagli. Un bel orologio d'oro trovato in tasca a una donna uccisa da un vampiro non identificato. Ok. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Eh sì, prima il ciondolo della mamma, adesso il fiore di Mary. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. I see you. Chi è? Attenzione. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Segui la figura indistinta. Un salvataggio. Sblocchiamolo, c'è un salvataggio, capite? Un rifugio. Sblocchiamolo. Cosa c'è qua? Collezionabile. Scellini. Una bella cassa.
Un'altra bella cassa. It's locked. It's locked. Preciso. Ok, questo per ricaricare tutto. Va bene, va bene, va bene. 2300 punti. Andiamo. Jonathan! What was that? Ecco. Minchia che veloce. Via, 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 via. I won't let you escape. Eh sì, eh. Ragazzi, da qua è nuovo anche per me. All'occhio. Sono arrivato fino a qui. Sono eccitato, sono eccitato. Very fast, but I'll catch you. Facile, andiamola a prendere subito. Quella gioca con la nostra famiglia. Oh. Andiamo. They've all been butchered. Grazie. I loot me li hai lasciati? Sì, gentilissima. Gentilissima. Un cazzo. Ma dai, mi ha lootato pure 3 proiettili. Meglio di niente, dai. E rieccoci al cimitero, ragazzi. L'ha fatto una strage. I can still sense a presence. Pure io, compà, pure io. Mi sto cagando addosso, andiamo. Andiamo là? Minchia. Sì, sì, però non parlarmi così, ti prego. Chi è? Ah, ecco, ragazzi. Ciao Shun. Parliamoci al volo, raga. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Tizio disponibile. Allora, check-up medico, immediatamente, perché quello aveva la bronchite. How do you feel? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reid. Not at all. Notato. Ecco, qua. Tieni. You should recover quickly after taking this. Thank you, Doctor. Notizia sul dispensario l'infermiera Crane. Ancora l'infermiera Crane. Che ha da dirci? Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? From what I have heard, she was a brave woman. I wish I had met her before that tragedy occurred. Sì, è stata proprio una tragedia. Non lo so come è stato possibile. Muahahaha. Non ha degli amici e una famiglia riguardo alla morte di suo marito. Tell me how your husband died, Xiao Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time,
There is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Amici, niente? Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Ma tutti benvenuti a modo nostro. La tristezza può essere una trappola terribile, peggio se si è da soli. È peggio se si è da soli, o no? Non è vero, dipende. E allora io vado qua. Vai. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reid. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. Confidiamoci, dai. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reid. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Sì, però no, è tempo di tornare. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reid. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Whitechapel, indagine riuscita. Dai, diciamo pure sta stronzata, vediamo. You realize you can't stay here forever, don't you? L'abbiamo già detto. Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Simpatico, ma già l'abbiamo risolto il problema, però dai, sono d'accordo con lei. You're right. I believe silence has a curative effect for the pain we feel. I suppose it provides space for reflection. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reid. Grazie, cara. Quindi, il recupero perfettamente. Potremmo pure convertirla questa, 2400 esperienza. Sì, vabbè. No. È appetitosa, ragazzi. Ciao, Shoshun. Oh no. Sì, ciao. Goodbye for now.
Ci rivediamo in Whitechapel allora, eh? So many new graves. I always still feel so disconnected from the others then. Ma indagine compiuta, se ne andrà. Ok. Va bene. Segui la figura indistinta. Ma veramente aveva una gonna, tipo, quindi indistinta fino a un certo punto. Chi è? Help me, please. Sì, You. What have you done? io. Vicar Larrabee, what happened? Demon. Hell scourge. Non offendiamo. Son of perdition. Vicar! Jonathan's no demon. He's just a soul. Returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Ma che cazzo? Mary, is it really you? Oh, it's me, all right. Precious brother. What is Mother doing here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reid. Mary, Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. I'm sorry. Let me explain. Shut up. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Of course. You can speak. My prayers went so long without an answer. My husband, killed in France. My child, carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital. Cemetery to cemetery. Grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were. In front of me. On a dark pier. The hunger had taken me. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again, as you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I thought I had murdered you. I tried to end myself. We've been through the same horror. We are a disease, Jonathan. A sickness that corrupts all it touches. All we kiss, and all we kill. Look at me. Admire your ilk. I'm so sorry. Apologies will not suffice. I demand reparation. I want a miracle. Are you a miracle worker, Dr. Reid? No? I'll show you mine then. The family Reid, reunited and complete, living forever in a red sea of eternal love. Time to go, Mother. Say hello to my son for Mary, me. Cazzo wait. fai? I have made friends with vital knowledge. Vampires. We are not alone, Mary. With time, we can learn to live almost as we lived before. How long? What? How long will this masquerade continue? I've been watching you. All these nights in Whitechapel, pretending you're still a doctor. You believe you're just fighting a disease. But it's you, the disease. Jonathan, you! I'm a scientist. I'll find a solution. Let our mother go, please. You're always the one to sway me to reason, Jonathan. But before, your motivations were always pure. Now you're tainted. Let her go! She has no part to play in this. Very well.
Have you heard our good doctor? You can go home, Mother. Go home and rest in peace. Yes, I'll go home and rest. It's so easy to make them obey or forget puppets for our pleasure. I've seen you have your fun. Ma non con la mamma, disgraziata. So that's what I am, Doctor. Mad. I was beginning to wonder. I've been hearing these voices in my head. One in particular, that of my dead brother. This is the reason I must kill you. Che senso? Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my ear. Oh, Mary. No, don't! minchia. Time to die, brother. And this time for good. So good. Sapevo io che andava a finire a schifo, ragazzi miei. Allora, proviamo. Ma calma. Cominciamo con le presentazioni tipiche. Cioè, ragazzi miei, cose da pazzi. Ti piace? Dai. Ma il prete che cazzo? Vomiti? Kiss me again, sweet brother. Mai. Via. Minchia, sono finite già le munizioni, ragazzi miei. Revolver comune, mio. Via. Ai. Malissimo. Ma sei lenta a schivare il gioco. What have you done? Gli facciamo una pistola. Che schifo. I'll do to you what you did to Dorothy Crane. Ma Come to me, Jonathan. odio a prima vista. Give me your Che blood, cosa fa? No. priest. Minchia, si è mangiata il prete. Si è rifullata la vita. Porca To troia. die for. Oh mamma mia. Allora, aspetta, calma. Bastarda maledetta. Minchia, lo dovevo ammazzare subito il prete maledetto. Vabbè, non è un problema. Vero? Ma che è? You left me to rot in this grave. Ma non ti ho lasciata a rot nel grave. Non sapevo Rest in fossi peace, Mary. monster. Mary, non fare così. Mary, non fare così, Mary. Quanto gli facciamo male? Quasi un cazzo. Stare subito. Glielo dovevo stare subito. Ai. Stronza. Disgraziata. Ecco. Danni epocali. What have you La vedo done? male, raga. Dovevamo potenziare 3000 punti. Vediamo come va. You left me to rot in this grave. Presa. Kiss me again, sweet brother. Con piacere. Mary, mi stai facendo incazzare adesso, Mary, eh? Ti ho detto che non l'ho fatta apposta. Mary, porca troia. Aiutissimo. Dove vai? Ah! Ai. Sì.
colpe. No, 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 vieni. Via, via. Come to me, Jonathan. Cazzo, dai. Presa, mia. Il poterone, mio. Qua. Non ci dai coglioni, questo te lo do. Abbiamo fatto un cazzo. Dai. Minchia. Minchia e riminchia. Presa. Rest in peace, monster. Mamma mia. Eri. Ma che sta? Ecco, lo sapevo. Dai che prendo il tempo. Come to me, Jonathan. Ma che cazzo? Minchia danno che ci ha fatto, ragazzi. Ci ha fatto un danno epocale. Un danno incredibile. Come hai fatto? Mary! Via, 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 via. Kiss me again, sweet brother. Dai, dai. Ti odio, Mary. Levati. Che cazzo. Va bene. Distratta quando ti conviene. Vieni. Signori miei. Vai Mary. Niente. Tempo. Via. Rest in peace, monster. Mi fai la finta, stronza. Te l'ho insegnata io la finta, dai. Via. Ah, mamma, sono sopra la merda. Presa. Un po' di culo ogni tanto pure non mi fa schifo. Meno male. Mericella. What have you done? Non l'ho fatto apposta, Mary. Non sapevo fossi tu, Gioia. Non fare così, Mary. Siero, ragazzi, siero, ti prego. Siero, mio. Che no. Mangia mia. 3, 2, 1. Mio. Fuori dai coglioni. Ricaricati, McFly. Ricaricati la vita, ti prego, che siamo morti. Dai, che ti faccio la schivata come piace. Via. Rest in peace, monster. Io monster. Ma ti sei guardata, Gioia? Fai paura, fai. Dai. Presa. Dai, Mary. Coraggio, Gioia mia. Coraggio. Sì. Dai, che ce l'abbiamo in pugno, ragazzi. Sì. Scusate. Well, brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Calm now, Doctor.
Like a rabid dog. Or think you're performing an autopsy. Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the Harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. Che cazzo. I will find a cure, Mary. I swear it. Then, at last, I can forgive you. Ma che cosa? Ma dai, ma potevamo... Un vampiro incredibile. Potevamo essere alleati in questo inferno. Mamma mia, ragazzi. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una puntata incredibile. Ma non pensavo onestamente. Mamma mia. Mary. Porca miseria. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reid. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Siamo al Pembroke, ragazzi. 5780 punti. Attenzione. Non ti deluderò, figlio mio. Ma chi parla? Leggi la tua posta. Mamma mia, ragazzi. Bene, io direi che per quanto riguarda i punti e leggere la posta, quindi andare avanti con il tutto, lo faremo nel prossimo episodio. Amici miei, per questa puntata direi che è tutto. Abbiamo avuto abbastanza emozioni, no? Beh, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, condividete, attivate le notifiche, fate tutte le operazioni del caso, va bene? Un bacione a tutti, ragazzi, alla prossima puntata, ciao!